Passato prossimo o imperfetto? Sono andato o andavo? Ho detto o dicevo? Ho scritto o scrivevo? Questo è il dilemma terribile che affligge da sempre migliaia di studenti di italiano in tutto il mondo. Studenti, tra i quali scommetto che ci sei pure tu, vero? Scegliere correttamente tra passato prossimo e imperfetto non è facile, soprattutto per chi parla lingue come l'inglese, dove le cose funzionano in maniera un po' diversa. Ecco perché ho preparato questo quiz, un po' difficile, lo ammetto, un po' infame. E come sempre ogni domanda è accompagnata da una spiegazione grammaticale, perché voglio aiutarti a capire i meccanismi delle domande che ti faccio. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. La trascrizione integrale del video è sul mio sito podcastitaliano.com. Come sempre poi ho anche preparato un PDF associato al quiz. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR. Il PDF è molto utile perché ti permette di segnarti i punti che totalizzi per ogni risposta e calcolare anche il tuo punteggio finale. Ma trovi anche un riassunto di tutte le spiegazioni grammaticali e altri esempi in modo che tu possa ripassare e approfondire l'argomento. È uno strumento davvero utile, quindi te lo consiglio. Ci mettiamo molto impegno e molto amore per crearli davvero. Il punteggio massimo che puoi ottenere in questo quiz è di 17 punti. Funziona così. Ascolta e leggi la domanda, metti in pausa il video per riflettere sulla risposta, rispondi, controlla la soluzione e annota il tuo punteggio sul PDF che ti consiglio di stampare se riesci. E attenzione perché alcune domande valgono un punto, mentre altre più complesse valgono 2 punti. Bene, incominciamo. Quale frase è corretta? Ieri ho studiato storia dalle 2 alle 7. Oppure ieri studiavo storia dalle 2 alle 7. Questa domanda vale un punto. La risposta esatta è A. Ieri ho studiato storia dalle 2 alle 7. Nella frase A abbiamo un esempio di uso del passato prossimo. Ho studiato per raccontare un'azione compiuta e delimitata nel tempo. L'azione si svolge dalle 2 alle 7 nell'arco di un periodo che è chiaramente specificato, dalle 2 alle 7. Attenzione perché anche se specifichiamo la durata, quindi non l'inizio e la fine dell'azione, come in questo caso, ma la durata dell'azione, dovremo comunque usare il passato prossimo e non l'imperfetto. Quindi si dice ieri ho studiato 5 ore, ieri ho lavorato 10 minuti, ieri ho dormito tutto il pomeriggio. Se dovessimo rappresentare questo evento, quindi ieri ho studiato storia dalle 2 alle 7 su una linea del tempo, avremmo quindi una porzione di cui conosciamo esattamente la lunghezza. E se hai stampato il PDF, segnati il punteggio, mi raccomando. Domanda numero 2. Quale tra queste due frasi è corretta? Quella mattina mi svegliavo alle 7 come sempre, prendevo il cellulare e per prima cosa controllavo i messaggi. Oppure quella mattina mi sono svegliato alle 7 come sempre, ho preso il cellulare e per prima cosa ho controllato i messaggi. Questa domanda vale un punto. La risposta esatta è B. Quella mattina mi sono svegliato alle 7 come sempre, ho preso il cellulare e per prima cosa ho controllato i messaggi. La frase B, con i suoi 3 verbi al passato prossimo, mi sono svegliato, ho preso, ho controllato, racconta una serie di azioni, una sequenza di eventi che avvengono l'uno dopo l'altro. Se dovessimo rappresentare questa sequenza di eventi sulla linea del tempo, dovremmo rappresentarli come tanti punti collocati l'uno dopo l'altro. Anche qui segnati il punteggio sul PDF e andiamo avanti con la domanda numero 3. Quale tra queste due frasi è corretta? Era alta e magra, indossava un abito attillato,
e teneva sotto il braccio una cartella. Oppure è stata alta e magra, ha indossato un abito attillato e ha tenuto sotto il braccio una cartella. Questa domanda vale nuovamente un punto e la risposta esatta è A. Era alta e magra, indossava un abito attillato e teneva sotto il braccio una cartella. Nella frase A l'imperfetto è usato 3 volte. Era, indossava, teneva, per realizzare la descrizione fisica di una persona. Ma potrebbe anche trattarsi della descrizione di una cosa, di un animale, di un luogo, una condizione atmosferica. Così diciamo ad esempio pioveva, la casa sembrava abbandonata, un gatto stava raggomitolato sull'uscio, nel bosco risuonavano versi di uccelli notturni. Domanda 4. Quale tra queste due frasi è corretta? Si è sentita svuotata, non ha avuto più voglia di fare nulla, ha desiderato solo dormire. Oppure si sentiva svuotata, non aveva più voglia di fare nulla, desiderava solo dormire. Questa domanda vale un punto e la risposta esatta è B. Si sentiva svuotata, non aveva più voglia di fare nulla, desiderava solo dormire. Nella frase B i 3 verbi all'imperfetto, sentiva, aveva, desiderava, di nuovo descrivono qualcosa, ma stavolta si tratta non di una descrizione fisica, ma invece di una descrizione psicologica, della descrizione di uno stato d'animo. Dunque possiamo affermare che l'imperfetto è il tempo delle descrizioni. Non importa che si tratti di una descrizione fisica o psicologica, che si stia descrivendo qualcosa di materiale o di immateriale, di visibile o invisibile. Se di descrizione al passato si tratta, sarà all'imperfetto. Domanda 5. Quale tra queste frasi è corretta? Mentre io gli ho spiegato l'uso dei tempi passati, gli studenti mi hanno ascoltato. Oppure, mentre io gli ho spiegato l'uso dei tempi passati, gli studenti mi ascoltavano. O ancora, mentre io gli spiegavo l'uso dei tempi passati, gli studenti mi ascoltavano. Oppure, mentre io gli spiegavo l'uso dei tempi passati, gli studenti mi hanno ascoltato. Questa domanda vale 2 punti. E la risposta esatta, la risposta migliore, perché a volte anche le altre risposte in determinati contesti potrebbero funzionare, ma per i fini di questo quiz la risposta esatta è C. Mentre io gli spiegavo l'uso dei tempi passati, gli studenti mi ascoltavano. Il doppio imperfetto nella frase C, quindi spiegavo e mi ascoltavano, è usato per narrare 2 azioni continuate che si svolgono parallelamente e simultaneamente allo stesso tempo. I 2 eventi, quindi la spiegazione e l'ascolto, vengono anche presentati nel loro svolgimento, cioè non è visualizzato un punto particolare, ma stanno succedendo, sono in corso. Se dovessimo rappresentare quindi i 2 eventi sulla linea del tempo, dovremmo disegnare 2 segmenti che coincidono. Domanda numero 6. Di nuovo, quale tra queste frasi è corretta? Mentre io spiegavo, uno studente alzava la mano, oppure mentre io ho spiegato, uno studente alzava la mano, o ancora mentre io spiegavo, uno studente ha alzato la mano, e infine mentre io ho spiegato, uno studente ha alzato la mano. Questa domanda vale 2 punti, di nuovo pensaci un secondo, se serve metti in pausa il video, la risposta esatta è C. Mentre io spiegavo, uno studente ha alzato la mano. La frase C mostra l'uso dei 2 tempi per raccontare, rispettivamente, l'imperfetto o un'azione continuata che è vista nella sua durata, spiegavo, mentre il passato prossimo un'azione puntuale vista come un punto sulla linea del tempo che si inserisce nell'altra azione, quindi ha alzato la mano. Se dovessimo rappresentare i 2 eventi sulla linea del tempo, avremmo l'evento all'imperfetto come un segmento e l'evento al passato prossimo come un punto all'interno di quel segmento.
E quindi le domande 5 e 6 ci fanno riflettere su un fatto, che di solito un evento all'imperfetto non si verifica da solo, ma contemporaneamente ad altri eventi, anche questi eventi passati. E quindi abbiamo casi come quello della domanda 5, in cui i due fatti coincidono, mentre io spiegavo, gli studenti ascoltavano, o quello della domanda 6, in cui il fatto descritto dal passato prossimo è un momento, no, del fatto descritto dall'imperfetto, cioè mentre io spiegavo, all'interno di questo momento che dura un po', uno studente ha alzato la mano. Domanda numero 7. Tra queste frasi soltanto 2 sono corrette. Quali? Da piccoli d'estate passavamo sempre le vacanze dai nonni. Oppure da piccoli d'estate abbiamo passato sempre le vacanze dai nonni. O ancora, da piccoli d'estate passavamo le vacanze dai nonni per 3 anni consecutivi. O ancora, da piccoli d'estate abbiamo passato le vacanze dai nonni per 3 anni consecutivi. Questa domanda vale un punto per ogni frase che scegli correttamente, per un massimo di 2 punti. La risposta esatta è A e D. La frase A, da piccoli d'estate passavamo sempre le vacanze dai nonni, ci mostra l'uso dell'imperfetto cosiddetto abituale, che esprime cioè il ripetersi dello stesso evento. Nella nostra frase le vacanze estive dai nonni, che si ripetono, si ripetevano in un certo arco di tempo, che nella nostra frase è l'infanzia, e per un numero di volte che rimane indeterminato, che rimane indefinito, non specifichiamo quante volte esattamente. Insomma, un'abitudine che avevamo nel passato, una cosa che facevamo spesso in un certo arco temporale. Ma attenzione, perché se invece si specifica il numero di volte in cui l'evento si è ripetuto, ad esempio dicendo per 3 anni consecutivi, allora l'imperfetto non va più bene. Motivo per cui dovremmo dire abbiamo passato le vacanze dai nonni per 3 anni consecutivi, perché c'è un numero specifico. 3. Ricapitolando, se abbiamo un evento che si ripete al passato per un numero indeterminato di volte, non sappiamo quante volte, usiamo l'imperfetto. Mentre se l'evento si ripete per un numero specifico, specificato, determinato di volte, usiamo il passato prossimo. Domanda 8. Tra queste frasi soltanto 2 sono corrette. Quali? Dovevo studiare 3 capitoli di storia e invece mi sono addormentato e non ho combinato nulla. Oppure ho dovuto studiare 3 capitoli di storia e invece mi sono addormentato e non ho combinato nulla. O ancora, ho dovuto studiare 3 capitoli di storia, per questo non sono potuto venire al cinema. Questa domanda vale un punto per ogni frase che scegli correttamente per un massimo di 2 punti. Le risposte esatte sono A e C. E per capire perché dobbiamo soffermarci sull'uso dei verbi modali dovere, potere e volere nei 2 tempi di cui ci stiamo occupando, quindi al passato prossimo e all'imperfetto. Se qualcuno dice ho dovuto studiare 3 capitoli di storia, col verbo modale dovere al passato prossimo, ho dovuto, questo significa che l'azione è accaduta sicuramente. Sappiamo che chi parla ha di fatto studiato i 3 capitoli di storia. Per questo la frase B, ho dovuto studiare 3 capitoli di storia e invece mi sono addormentato, non va bene, non funziona, perché il passato prossimo nella prima parte implica che la storia sia stata studiata, ok? Che è successo questo fatto, mentre nella seconda parte si dice l'esatto opposto. Al contrario, se qualcuno dice dovevo studiare 3 capitoli di storia, quindi col verbo modale dovere all'imperfetto, non abbiamo modo di sapere se l'azione è accaduta o no. Così, ad esempio, è possibile dire dovevo studiare 3 capitoli di storia e invece mi sono addormentato, come nella frase A, ma sarebbe anche possibile dire dovevo studiare 3 capitoli di storia e sono riuscito a farlo in 4 ore di studio.
Lo stesso vale per potere e volere. Se qualcuno dice sono potuto andare al cinema o sono voluto andare al cinema, sappiamo per certo che al cinema ci è andato. Al contrario, se qualcuno dice potevo andare al cinema o volevo andare al cinema, non possiamo sapere soltanto sulla base di questa affermazione se l'azione è avvenuta o meno. Ci serve qualche informazione in più. E quindi volevo andare al cinema e quindi sono uscito dal lavoro per andarci. Oppure volevo andare al cinema ma non ho trovato nessuno con cui andarci e ho lasciato perdere. Domanda 9. Tra queste frasi soltanto 2 sono corrette. Quali? Ho conosciuto già quel professore, è stato il mio professore di matematica ai tempi del liceo. Oppure conoscevo già quel professore, è stato il mio professore di matematica ai tempi del liceo. O ancora, ho conosciuto il professore di matematica di mio figlio solo al fine del semestre, al ricevimento. O ancora, conoscevo il professore di matematica di mio figlio solo alla fine del semestre, al ricevimento. Questa domanda vale un punto per ogni frase che scegli correttamente per un massimo di 2 punti. E la risposta esatta è... Le risposte esatte sono 2, B e C. Per capire perché le 2 frasi corrette siano la B e la C, dobbiamo soffermarci sull'uso del verbo conoscere al passato prossimo e all'imperfetto. Ho conosciuto al passato prossimo significa ho incontrato qualcuno per la prima volta. Insomma, ho fatto conoscenza con qualcuno. Parliamo solo del primo incontro con una persona. Per questo una frase come la A non funziona. Non posso dire ho conosciuto già quel professore, perché l'avverbio già presuppone che ci sia stato un incontro precedente. In questo caso è necessario l'imperfetto, come nella frase B. Conoscevo già quel professore. Al contrario, conoscevo all'imperfetto significa conoscevo da tempo. Per questo una frase come la D non funziona. Cioè, conoscevo il professore di matematica di mio figlio solo alla fine del semestre. No, in questo caso serve il passato prossimo, come nella frase C, dove parliamo del primo incontro in cui facciamo conoscenza con una persona. Ho conosciuto il professore di matematica di mio figlio solo alla fine del semestre. Domanda 10. Tra queste frasi soltanto 2 sono corrette. Quali? Non è stata una sorpresa, sapevo già che era sposata. Non è stata una sorpresa, ho saputo già che era sposata. È stata una sorpresa che fosse sposata, l'ho saputo dopo da un amico comune. 4. È stata una sorpresa che fosse sposata, lo sapevo dopo da un amico comune. Questa domanda vale un punto per ogni frase che scegli correttamente, quindi al massimo 2 punti. Le risposte esatte qui sono A e C. Per capire perché le 2 frasi corrette siano la A e la C, dobbiamo soffermarci sull'uso del verbo sapere al passato prossimo per esprimere il significato di conoscere una cosa da molto tempo, essere a conoscenza di qualcosa. Dobbiamo usare il verbo sapere all'imperfetto, sapevo, e non al passato prossimo. E per questo non funziona una frase come la B, non è stata una sorpresa, ho saputo già che era sposata. In questo caso è necessario ricorrere appunto all'imperfetto, come nella frase A. Non è stata una sorpresa, sapevo già che era sposata. Al contrario, per esprimere il significato di venire a sapere una cosa da qualcun altro o scoprire una cosa da qualcuno, dobbiamo usare il verbo sapere al passato prossimo. Ho saputo e non all'imperfetto. Per questo non è accettabile una frase come è stata una sorpresa che fosse sposata. Lo sapevo dopo da un amico comune. No, in questo caso è necessario ricorrere invece al passato prossimo, come nella frase C. L'ho saputo dopo da un amico comune, che è come dire sono venuto a saperlo, l'ho scoperto da un amico comune. Domanda 11. Quale tra queste frasi è corretta? Ho voluto 2 etti di prosciutto, per favore. O volevo 2 etti di prosciutto, per favore. Un punto per questa domanda.
E la risposta esatta è B. Volevo 2 etti di prosciutto, per favore. La frase C contiene un esempio di uso dell'imperfetto di cortesia. Non solo la frase è corretta grammaticalmente, ma è appropriata alla situazione. Cioè una situazione in cui qualcuno sta facendo una richiesta a qualcun altro, una richiesta che ha bisogno di essere espressa in maniera gentile, cortese, non troppo diretta. Anche a questo serve l'imperfetto, quando viene usato nelle richieste. È molto comune, per esempio, quando parliamo con un negoziante. Volevo l'ultimo libro della Ferrante. Cercavo un regalo per una bambina di 8 anni. Mi serviva un filtro per la moka da 2 tazze. Importante in queste richieste l'imperfetto non parla del passato, non è che mi serviva o cercavo, volevo in un tempo passato e ora non più. No, parla del presente. Quindi se dovessimo collocare l'evento sulla linea del tempo lo metteremmo proprio in corrispondenza del presente. Volevo significa in realtà voglio, ma in maniera più gentile. Ed eccoci arrivati alla fine del test. Se ti sei iscritto o iscritta al punteggio che hai ottenuto per ogni domanda e hai calcolato il tuo punteggio finale, fammelo sapere nei commenti. Se hai totalizzato 17 punti, significa che te la cavi molto bene. Complimenti. Se il tuo risultato è tra i 10 e i 16 punti, hai una buona conoscenza dell'argomento, ma c'è qualcosa da chiarire. Se il tuo punteggio è uguale o inferiore ai 9 punti, ci sono degli aspetti di questa parte della grammatica dell'italiano che per te sono ancora oscuri. Conosco un canale YouTube forse che ti può aiutare da questo punto di vista e se non sbaglio si chiama Podcast Italiano. Ti ricordo poi di dare un'occhiata al PDF se non l'hai già scaricato all'inizio del video, perché lì trovi tutte le risposte corrette ma anche tutte le spiegazioni grammaticali che ti ho offerto dopo ogni domanda e risposta, quindi tutto riassunto lì è un ottimo modo di continuare a imparare dopo questo video e consolidare le tue conoscenze. E infine, se questo test è stato semplice ma nelle conversazioni reali hai comunque difficoltà, non ti preoccupare, perché questo è assolutamente normale. Nel linguaggio reale ci sono casi ambigui, casi in cui non si sa, che non sono così chiari e definiti come in un testo o in un libro di grammatica per studenti. E ti assicuro che anche i madrelingua a volte fanno errori. Anch'io ho dubbi a volte, anch'io a volte formo delle frasi che poi mi rendo conto che sono un po' strane. A volte sbaglio nella scelta dei tempi, a volte mi devo correggere e lo fanno tutti in madrelingua. È così, la lingua reale è complessa e sfaccettata e quindi il mio consiglio è, al di là della grammatica, ascolta tanto input, leggi, abituati a come gli italiani usano questi 2 tempi in contesti reali. Non sempre sarai in grado di capirlo, ma ti consiglio di sviluppare una certa curiosità e chiederti ogni tanto, non sempre, ma perché qui hanno usato l'imperfetto? Quando parli, poi, è inevitabile, continuerai a fare errori, ok? Soprattutto se non parli una lingua romanza come lo spagnolo, il francese o il portoghese. Questo è inevitabile, quindi mettiti l'anima in pace, ma con il tempo migliorerai. E inoltre di solito si tratta di errori che non ostacolano la comprensione, ok? Gli italiani ti capiranno comunque. Ora, se vuoi metterti alla prova con un altro quiz, questa volta un quiz sulle preposizioni, che è un altro argomento ostico, ti lascio qui, alla fine, un altro video. Alla prossima!